Si dice che inizialmente non appartenesse al popolo del vulcano. Si dice che una maledizione l'abbia colpito e portato sotto il crudele regno di Magor. Nessuno conosce il suo volto, ma tutti temono le terribili sfere di fuoco che il misterioso cavaliere riesce a creare dalle sue mani. Salve e benvenuti a Gormitology. Io sono Jack Sanslet e in questo video proveremo a dare risposta a uno dei quesiti più importanti dell'isola di Gorm. Qual è la vera identità del misterioso cavaliere? Partiamo con una descrizione generale. Se volete un approfondimento un pochino più nello specifico, andate a vedere il Gorm Analisi sul mio canale, che non lo so se sarà qua o qua. Misterioso cavaliere è un gormita della seconda serie dei gormiti. La sua ultima apparizione è nella serie Atomic. Da quel momento in poi non sappiamo che fine fa. Dal suo carattere sappiamo soltanto che è crudele e violento, ma si dice sia sotto effetto dell'incantesimo di Magor e che originariamente non era del popolo del vulcano. Quindi è possibile che il suo carattere sia cambiato per questo fattore. Convenientemente ha sempre indosso un elmo che cela la sua vera identità, da cui esce una luce misteriosa durante la serie Atomic. L'unica sua abilità descritta è quello di poter lanciare palle di fuoco. Si aggira alle pendici del monte del vulcano, sempre in cerca di una lotta. Inoltre un elenco delle sue caratteristiche fisiche che ci serviranno più avanti per il video. Fisicamente mostra un corpo umanoide con dei muscoli ben definiti. Presenta 2 mani con 4 dita ciascuno, incluso un pollice opponibile. Infine presenta dei piedi biforcuti alla fine. Ha delle parti del corpo nascoste, quindi la testa chiaramente coperta dall'elmo già citato, da cui non esce nessuna protuberanza, e le gambe coperte da un elemento di armatura da cui escono delle spine. E infine delle fiamme che fuoriescono dalle spalle. Prima di passare agli effettivi gormiti possibili, piazziamo delle supposizioni basate sulle descrizioni delle carte e sulla posizione temporale della serie. Prima di tutto deve essere un gormita che non è presente su Gorm durante la serie 2, ma dato che non sappiamo che fine faccia dopo l'Atomic, può essere anche apparso in serie cronologicamente successive. Inoltre non deve appartenere al popolo del vulcano. Dato che stiamo parlando di dicerie che vengano da un altro popolo, le supponiamo vere, perché se no non c'è motivo di fare questo video. L'unica possibilità in quel caso sarebbe potuta essere tipo mastodontico o un gorbattente. Deve essere un gormita che può essere nato o mostrato prima dell'arrivo della seconda serie, ma può anche essere apparso in serie successive. Ad esempio, in Eclissi Suprema non è chiaro se i gormiti secondari di quella serie sono nati sul momento, come detto dalla descrizione dell'album di figurine, o si sono sempre stati su Gorm, come effettivamente suggerisce la serie animata. E quindi mai apparsi prima, però sono sempre stati lì. Non sono importanti i poteri originali del gormita, dato che è più probabile che l'incantesimo di Magor abbia soppresso i poteri originali del gormita e li abbia sostituiti con creazione di palle di fuoco. Infine, la luce misteriosa che esce dall'elmo è qualcosa che molti altri gormiti del vulcano Atomic condividono, quindi non è un elemento proprio suo, personale. Detto questo, iniziamo l'analisi. Direi di cominciare con una domanda. Perché Magor dovrebbe voler trasformare un gormita di un altro popolo in un suo sottoposto? Non credo fosse per controllare il potere di un gormita potentissimo, dato che questo incantesimo lo avrebbe indebolito a tal punto da renderlo più debole di altri suoi soldati come orrore profondo. Infatti, Misterioso Cavaliere ha un punteggio nella media nel suo popolo. Quindi Magor non avrebbe nessun motivo di sprecare energie e risorse in questa maniera, a patto che non ci sia un piano più grande. Un piano che gli permetta di controllare un altro popolo attraverso il suo Signore della Natura, così da rivoltare le carte in tavola e distruggere l'equilibrio di Gorm. Vi ricorda qualcosa? E se Magor avesse provato più volte a controllare un altro elemento di Gorm prima del grande inganno e Misterioso Cavaliere non fosse altro che una cavia fallimentare? Non è impensabile. Con il tradimento di Helios, Magor riuscì ad avere la meglio sui popoli del bene e successivamente a creare da zero un intero popolo dell'aria che stesse dalla sua parte. Certo, sarebbe stato comodo controllare completamente i gormiti dell'aria e non avere ribelli come Falco Silente, ma sopprimendo il loro potere originale, ciò li avrebbe indeboliti troppo, come è successo con il Cavaliere. Quindi è convenuto avere il popolo dalla sua parte per poi generarne uno nuovo da zero. Inoltre è probabile che Magor abbia effettuato altri esperimenti, tipo creare gormiti in grado di controllare altri elementi,
ma necessariamente fondendoli con il proprio. Mi ha sempre fatto strano, infatti, l'esistenza di Geyser, che, in fin dei conti, ha poteri acquatici. Anche Bombos potrebbe essere un gormita della Terra fallito. Incubo di fuoco è letteralmente un elementare dell'aria in fiamme, e Incandescente Fantasma è un poltergeist continuo, quindi potrebbe anche possessare altri materiali, forse. Non mi dispiace questa idea, è interessante. Torniamo al punto però. Quindi, chi potrebbe essere sotto quella maschera? La risposta più semplice e banale potrebbe essere un gormita che non abbiamo mai incontrato o banalmente un gorbattente. Ma non abbiamo nemmeno un indizio del popolo di provenienza. E poi non sarebbe una risposta divertente o interessante. Quindi andiamo a cercare fra i gormiti che abbiamo visto e che ci vengono mostrati nell'arco di tutte le serie di Gorm. I primi che ci vengono in mente sono coloro che hanno un elmo corinzio nel loro design. Tra i più ricordati ci sono Sommo Luminescente, Nobil Mantis, Prismagon, i quali magari all'inizio della terza serie sono usciti dal controllo di Magor e si sono riuniti al loro popolo. Però fisicamente tutti questi gormiti sono privi di una o più mani. Per Nobil Mantis si potrebbe discutere che le parti del corpo che non corrispondono sono solo le creature con cui vive in simbiosi, ma c'è un altro grosso problema. Ci viene mostrato l'arrivo di ciascuno di essi nel magazine. Il Sommo e Prismagon vengono mostrati chiaramente arrivare dalla regione della luce bianca, mentre Nobil Mantis dall'oceano. Adoro la teoria di Nobil Mantis come misterioso cavaliere, ma veramente fa acqua da tutte le parti. Tra coloro che hanno un elmo simile ci sono anche altri gormiti. Direttamente dalla Morphogenesis abbiamo Talos e Shogurai. Sfortunatamente per Talos, una delle sue braccia è sostituita da una spada, similmente al Sommo Luminescente. Ma Shogurai è parecchio interessante e ricade in quasi tutti i criteri fisici. Tra le problematiche principali c'è il fatto che il suo corpo è completamente ricoperto da un esoscheletro coriaceo, ma se si suppone che al di sotto si nasconde un corpo da palestrato, può anche andar bene. La mancanza di informazioni a suo riguardo va a suo favore, in quanto i vuoti si possono colmare con l'immaginazione. Su carta ha tutti i requisiti per essere un candidato perfetto, ma ci sono due fattori che non mi fanno apprezzare appieno questa proposta. Il primo è che la Morphogenesis è già una serie strana di suo. La sua localizzazione temporale rimane un mistero anche ad oggi e la mancanza di un corto animato non aiuta. La seconda invece riguarda tutti i gormiti con un elmo. Sembra chiaro dalle descrizioni che l'elmo è l'elemento che genera il mistero, che gela il volto del gormita, quindi cercare la sua identità fra i gormiti che già ce l'hanno il volto con un elmo non mi sembra granché sensato. Proviamo a cambiare approccio. Se il misterioso cavaliere è davvero un esperimento per controllare il popolo dell'aria, proviamo a cercare in questo stesso popolo un possibile candidato. Pochi gormiti dell'aria rientrano nelle categorie fisiche del cavaliere, e quei pochi che ne condividono alcune hanno una grossa problematica: le ali. Però c'è un gormita che spicca tra gli altri. Non ha ali, né becco, e molti degli elementi che non condivide possono essere considerati un'armatura che nasconde quei tratti fisici. Ma ciò che attira la nostra attenzione non è tanto il fisico, ma la sua posa e corporatura. Sto parlando di Saitante, dalla serie Luxion, che sia dall'artwork che dalla figure presenta la stessa esatta posa del misterioso cavaliere, incluse sfere energetiche dalle mani. La teoria che Saitante e il misterioso cavaliere siano lo stesso gormita è tra le più quotate della community, anche perché, data la correlazione temporale, potrebbe tranquillamente essere un riferimento diretto al misterioso cavaliere. E c'è anche la possibilità che sia una scelta volontaria, ma ci sono problemi anche in questo caso. Primo fra tutti è la serie di provenienza. Nonostante la Luxion sia la prima serie cronologicamente, la collocazione temporale è così antecedente alla seconda serie che nemmeno Magor era presente lì. Improbabile poi che solo Saitante è rimasto della sua era. Fortunatamente per questa teoria però non abbiamo la minima idea di quello che succede ai gormiti Luxion e cosa succede nell'arco di tempo fra la Luxion e la prima serie. Quindi chiunque potrebbe speculare su come sia diventato un misterioso cavaliere. Devo ammettere però che questa teoria non mi sconfiffera troppo. Richiede troppe supposizioni sulla storia di Gorm per funzionare. Proviamo infine con un approccio più diretto. Direi quindi di vedere i pochi gormiti che corrispondono al 100% alle caratteristiche fisiche del misterioso cavaliere. Non ce ne sono molti che rientrano in queste caratteristiche. E quei pochi
che ci sono hanno dettagli che non si potrebbero rimuovere, come gli artiglioni di Scovanascondigli o le unghione di Cinghiotaurus. C'è però un singolo gormita, uno soltanto, che ha tutte le caratteristiche fisiche del misterioso cavaliere e che non ha bisogno di rimuovere alcuna parte del corpo per corrispondere alla descrizione, ma anzi ha motivi aggiuntivi per essere lui. Ragazzi, sto parlando di Mimeticus. Non me lo aspettavo nemmeno io, però è l'unico gormita che presenta un fisico muscolare in ogni sua serie in cui appare, ha braccia umanoidi simmetrici e, al contrario di altri gormiti che condividono una muscolatura simili, non ha strane proporzioni come Gravitus, o protuberanze strane che, se rimosse, lascerebbero comunque un segno. Inoltre ha 4 dita con pollice opponibile nell'energheia, una testa a fiore che può essere tranquillamente messa all'interno di un elmo, piedi biforcuti alla fine, gambe con spine che fuoriescono da esse e un bel paio di mutande attillate. Per la collocazione temporale non ci sono problemi, dato che il misterioso cavaliere sparisce dopo l'Atomic, lasciando anche del tempo prima del ritorno di Mimeticus. Inoltre ciò spiegherebbe 2 cose. 1. Il perché l'unico altro pezzo dell'armatura, oltre l'elmo, sta nelle gambe. Forse per bloccare i movimenti e nascondere ulteriormente l'identità originale di misterioso cavaliere. E 2. Perché fra tutti i gormiti della foresta Nergeia, ottenendo i poteri Atomic in Final Evolution, è l'unico a poter utilizzare poteri di fuoco. Quindi potremmo immaginare che prima della seconda serie Mimeticus venga rapito da Magor, trasformato in un gormita del vulcano, vestito con elmo e stivali per celarne l'identità, lasciato vagare per l'isola e poi liberato in un modo o nell'altro dall'incantesimo, tornando quindi come gormita Nergeia durante il grande conflitto sulla Valle del Destino. Come teoria ha chiaramente i suoi buchi, ma fra tutte le altre è quella che non lascia supporre troppo sulla storia di Gorm. Chiaro, la risposta più ovvia, che non lascia supposizioni strane, è che fosse semplicemente un gorbattente trovato in giro che magari ha fatto, se l'hai preso, trasformato e via. O un gormita tranquillamente che non abbiamo mai visto. Potrebbe venire tranquillamente da qualsiasi popolo a questo punto, quindi non c'è granché su cui ragionare, non c'è granché di interessante. Quindi direi così di chiudere il video. Se sei arrivato fin qui, grazie per aver visto il video. Se potete mettete like, spero vi siano piaciute le grafiche. Mi sono messo a lavorare io stesso a quelle animazioni in 3D. La qualità non è un granché, ma spero apprezziate uguale. Potrebbe essere una prospettiva per future Gorm analisi, quindi se qualcuno mi vuole dare una mano con animazioni, modelli 3D e robe del genere, fatemi sapere, perché credo che se dovessi farlo per ogni video ci morirei. Ringrazio il moderatore 3D, metterò il link qua, il link al sito lo metterò in descrizione o nei commenti, così che potrete anche voi utilizzare questi modelli 3D, sono scansioni tridimensionali. Sfortunatamente non aveva la texture l'ho fatta io su Blender, e le animazioni le ho prese da Mixamo e importate su Unity per così, giusto per avere più cose da fare, così che faccio il codice del movimento, il codice dello sparare del proiettile. Un genio sono, un genio, mi riempio di lavoro quando dovrei fare i video, però no, me gasava, quindi l'ho voluto fare. E niente, ci vediamo alla prossima. في المملكة ثم تهب العاصفة مأجور في المعركة ضد العيش في حرية يريد أن يرغم الجميع على العيش كالقطيع